Ciao a tutti, sono Simona. Oggi facciamo un gioco per imparare l'italiano. Il gioco si chiama Cosa c'è nella mia borsa? Però oggi non ho una borsa, ma uno zaino. Questo è uno zaino rosso. È un po' rovinato, è vecchio. Le regole del gioco sono semplici. Io descrivo un oggetto che si trova nello zaino. Voi dovete indovinare di che oggetto sto parlando. Proviamo. Il primo oggetto è più o meno di queste dimensioni, più o meno così. Questo oggetto è di colore nero, ma può essere anche di altri colori. Questo oggetto è un accessorio, ma non è un accessorio del braccio, quindi non è un braccialetto, non è neanche un accessorio del collo, quindi non è una collana, non è nemmeno un accessorio delle orecchie, quindi non è un orecchino. Questo oggetto è un accessorio del viso. In particolare si usa per proteggere gli occhi dalla luce del sole. Avete capito di quale oggetto sto parlando? Sto parlando di tada! Occhiali da sole. Proteggono gli occhi dalla luce del sole. Questi sono occhiali da sole. Questi sono occhiali da vista. Però potete dire semplicemente occhiali. Occhiali da sole, occhiali. Oppure occhiali da vista. Passiamo al secondo oggetto. Questo oggetto ha una forma rettangolare ed è grande più o meno così. Questo oggetto è formato da due parti. L'esterno è un involucro di plastica. L'interno è fatto di carta. A volte all'esterno ci sono dei disegni, altre volte non ci sono. Questo oggetto si usa soprattutto quando sei ammalato. Si usa per soffiare il naso. Sicuramente avete indovinato. Sto parlando di un pacchetto di fazzoletti. Si usa per soffiare il naso. Passiamo al terzo e ultimo oggetto. È un oggetto di piccole dimensioni. È grande più o meno così. Questo oggetto è di colore blu, ma può essere anche di altri colori. Questo oggetto è fatto di plastica. Produce una fiamma. Si usa per accendere un fornello oppure
per accendere una sigaretta, ma ha anche altri usi. Avete indovinato? Il terzo e ultimo oggetto è un accendino. Si usa per accendere un fuoco. Spero che questo breve video sia stato utile per voi, per allenare l'ascolto e la comprensione dell'italiano. Alla prossima!